quel giorno non ho più pensato all'amore, anche perché è stata la luce della mia stella a convincermi. Un vero re non ha bisogno dell'amore degli altri. Ucciderò senza pietà chiunque si opporrà al mio potere. Sauzer è il principale dei 6 sacri guerrieri di Nanto, il guerriero della stella del comando, ed è maestro del pugno della Fenice mitologica. Egli intende conquistare il mondo intero e persino Raul lo teme, visto che appare inattaccabile dallo Hokuto Shinken. Da giovane, Sauzer era un bambino affettuoso e gentile, adottato dal maestro Ogai del Nanto Hohoken. Tuttavia, a causa della pesante eredità, Ogai lo ingannò costringendolo a ucciderlo per superarlo. L'impressione che se ne trae, quindi, è che si tratta del guerriero più forte dell'intera scuola di Nanto, dagli albori ad oggi. Questo evento traumatizzò profondamente Sauzer, spingendolo a rinunciare a qualsiasi emozione positiva e a perdere gradualmente ogni parvenza di moralità. Era presente quando il giovane Kenshiro partecipò e perse l'ultima prova contro Shu. Sauzer ordinò la sua esecuzione in conformità con le leggi del Nanto, ma Shu intervenne sacrificando la vista per salvargli la vita. Questo risvegliò in Shu la stella del destino, il Jinsei, e dopo la guerra nucleare i due diventarono nemici. Il sacro imperatore di Nanto intende costruire un enorme mausoleo nel quale riposare una volta morto, assieme alle spoglie del suo maestro. E a tale scopo rapisce ragazzi dalle comunità limitrofe per impiegarli come schiavi. Quando Shu convince Kenshiro a unirsi alla sua lotta contro Sauzer, il successore dell'Hokuto si ritrova ad affrontarlo, ma si rende conto che i suoi attacchi ai punti vitali sono inefficaci contro di lui. Sauzer sconfigge Kenshiro e lo imprigiona, pianificando di usarlo come sacrificio per il suo mausoleo. Tuttavia, Shiva, il figlio di Shu, si infiltra nella prigione e aiuta Kenshiro a scappare. In risposta, Sauzer attacca il nascondiglio della resistenza, prendendo in ostaggio 100 donne e bambini per costringere Shu a cedere. Taglia i tendini delle gambe di Shu, distruggendo il suo Nanto Hakuroken, e lo obbliga a posizionare la pietra finale della piramide prima di essere giustiziato, poco prima che Kenshiro, Raul e Toki arrivino al mausoleo. Kenshiro, infuriato, sfida nuovamente Sauzer per vendicare Shu e scopre il suo segreto. Sauzer è nato con una rara condizione congenita chiamata destrocardia con situs inversus totalis, che rende il cuore e gli organi vitali speculari rispetto alla loro normale posizione, cosa che ha influenzato così i suoi punti di pressione. Dopo essere stato indebolito dal Tenhakasatsu e aver perso la sua protezione, Sauzer tenta un'ultima resistenza, ma viene sconfitto dalla tecnica compassionevole Uyo Musho Ha di Kenshiro. Colpito dalla compassione del suo avversario, Sauzer dedica i suoi ultimi istanti riconciliandosi con il santuario del suo amato maestro, prima di esalare l'ultimo respiro accanto al corpo di Ogai. Poco dopo, la piramide sacra crolla sotto il peso del dolore di Shu, il cui spirito piange per il tragico destino di Sauzer. Sauzer padroneggia la micidiale tecnica della Fenice di Nanto, che non prevede nemmeno posizioni di guardia, ma soltanto l'avanzata repressiva. Sauzer possiede un corpo affetto da situs invertus, che presenta la posizione del cuore invertita, così come di tutti gli Tsubo. Perciò le tecniche di Hokuto, eseguite nel modo convenzionale, non hanno effetto su di lui. Lo stesso Shu lo definisce il più forte di Nanto, e quando lo attacca al massimo della sua forza mentre è seduto sul trono, Sauzer evita il colpo semplicemente spostando la testa. Con la sua tecnica croce del divino uccello di Nanto può attraversare il corpo dell'avversario, e il nostro eroe è costretto a ricorrere al suo colpo segreto, la tecnica più micidiale di Hokuto dopo la trasmigrazione, che permette di colpire gli Tsubo dell'avversario a distanza, senza toccarli fisicamente.
Questo perché la velocità di Sautzer è a un livello pazzesco e attaccarlo da vicino senza una tattica adeguata significa esporsi al rischio di morte certa. Sautzer era un tiranno spietato che governava il suo esercito con mano ferrea e non mostrava pietà nel suo obiettivo di costruire il suo sacro impero. Uccideva i nemici in modi brutali, prendeva ostaggi e arrivava persino a ridurre in schiavitù i bambini per costruire il suo mausoleo, convinto che avrebbero opposto meno resistenza rispetto agli adulti. Questi atti rivelano una mente fredda e malvagia, facendolo emergere come uno dei più crudeli antagonisti della serie, lasciando dietro di sé villaggi devastati e numerose vittime. Sautzer disprezzava l'amore e la compassione, ritenendoli inutili per un imperatore, e vantava spesso la sua forza e il suo alto rango, con giustificazione, poiché era un guerriero estremamente potente. Tuttavia, era profondamente segnato dall'emozione di aver ucciso il suo maestro durante il rito di successione, poiché lo amava come un padre. Il dolore per la sua perdita lo portò a promettere di rinunciare all'amore. Le sue azioni, però, suggeriscono che forse non si era completamente liberato di quel sentimento, poiché decise di costruire il mausoleo come tomba per onorare il suo maestro, continuando a pensare intensamente a lui. Infatti, dopo essere stato sconfitto, Sautzer mostrò un'espressione infantile avvicinandosi al corpo del suo maestro, desiderando solo sentire il suo calore, dimostrando che nonostante la sua malvagità, desiderava semplicemente stare vicino alla sua figura paterna. Il suo tratto più famigerato è senza dubbio il sadismo. Se lo scopo fosse solo quello di edificare la piramide, non sarebbe più razionale rapire uomini robusti in grado di lavorare meglio degli infanti? Eppure Sautzer manifesta più volte il desiderio di nuocere ai bambini, come quando li porta affamati ad assistere ai suoi banchetti laculliani e quando li minaccia di morte per costringere Shu a portare in cima alla piramide la punta della costruzione. Sautzer sembra voler punire il suo giovane sé del passato, che come parte della procedura di iniziazione fu inconsapevolmente portato a uccidere il proprio maestro per ereditare il ruolo. Non riuscendo a vincere il rimorso, espelle dal suo cuore ogni sentimento di amore e sublima il suo odio per se stesso in crudeli vessazioni ai danni dei ragazzi. Quando infine viene sconfitto da Ken, le sue difese interiori si spezzano e si ritrova, piangendo, ad abbracciare le spoglie del suo padre adottivo, chiedendogli di accarezzarlo come faceva una volta. Sautzer, uno dei personaggi più complessi di Hokuto no Ken, incarna una filosofia basata su un'intransigenza assoluta e sul rifiuto totale dell'amore e della compassione. Al centro della sua visione del mondo vi è l'idea che l'umanità e la bontà siano debolezze incompatibili con il potere. Per lui, il ruolo dell'imperatore, e il sacro imperatore di Nanto, esige la completa eliminazione dei sentimenti e un dominio fondato sulla paura e sulla forza pura. Questa concezione lo porta a concepire il mondo come una scala rigida dove la bontà è solo un ostacolo, qualcosa che va eliminato per arrivare al vertice. Dietro questa visione, però, c'è una ferita mai rimarginata: il dolore di aver ucciso il proprio maestro. Questo trauma è alla radice della filosofia di Sautzer. L'amore è una catena, una trappola emotiva che rende vulnerabili. L'odio e il disprezzo per tutto ciò che somiglia al suo passato innocente, che lo porta a trattare con estrema crudeltà i bambini, come se rifiutasse di accettare il dolore del bambino che era stato. In questo senso, la piramide che ordina di costruire utilizzando i bambini come schiavi rappresenta un monumento alla negazione dell'innocenza e della compassione, elevato letteralmente sulle loro spalle. Per Sautzer, il mausoleo è il simbolo di una purezza ormai persa, un santuario per il suo maestro e insieme una prigione di ricordi soffocati. Questo gesto riflette un paradosso tragico. Il guerriero più forte, che domina senza pietà, costruisce la sua stessa rovina, poiché il mausoleo è un santuario a quel sentimento da cui vorrebbe fuggire, un amore
che non riesce a eliminare del tutto. Il suo incontro finale con Kenshiro, che lo sconfigge scoprendo la vulnerabilità nascosta, svela una filosofia autodistruttiva, in cui la ricerca di potere e controllo è in realtà un tentativo di sfuggire al dolore. Quando Kenshiro lo colpisce con una tecnica compassionevole, Sauzer per la prima volta cede alla compassione e accetta la sua fragilità, concludendo un percorso che, sebbene tragico e tirannico, era intriso di una solitudine e un dolore irrisolti. Sauzer, pur nella sua brutalità, offre una lezione paradossale sulla natura del potere e sulla fragilità dell'essere umano. Il suo percorso ci mostra cosa accade quando il dolore e il trauma vengono repressi anziché affrontati. Nel suo rifiuto dell'amore e della compassione, Sauzer crede di liberarsi dalla vulnerabilità e di diventare invincibile, ma in realtà questa scelta lo porta a una vita di profonda solitudine e tristezza, una corazza che lo rende sì temibile, ma anche immensamente fragile. La sua storia ci ricorda che, se non affrontati, i traumi e i dolori del passato possono diventare il motore di un comportamento distruttivo, facendoci temere e distruggere proprio ciò di cui avremmo bisogno. Nel momento della sconfitta per mano di Kenshiro, Sauzer arriva a comprendere che la compassione non è una debolezza, ma una forza profonda. Nel gesto di Kenshiro, che usa una tecnica misericordiosa per infliggere il colpo finale, apre uno spiraglio nel cuore di Sauzer, riportandolo a quel ricordo infantile di amore e protezione che aveva cercato di soffocare. Così Sauzer ci insegna che non possiamo essere veramente forti senza riconoscere ed accettare la nostra vulnerabilità, e che il potere basato sulla crudeltà e sull'egoismo alla fine distrugge chi lo esercita.